Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi parleremo di un argomento che abbiamo in parte affrontato qualche tempo fa in un altro video in passato. Metterò poi il link, ovvero parleremo dei punti ciechi, dei punti morti degli specchietti retrovisori. Qualche tempo fa avevo parlato dei punti ciechi delle moto e come risolverli grazie a un terzo specchietto retrovisore. Oggi vorrei parlare di questo problema ma legato agli altri veicoli che noi possiamo incontrare sulla strada, ovvero dei problemi che noi motociclisti abbiamo quando siamo su strada e quando non siamo visti dagli altri utenti della strada, dagli altri automobilisti. Bene, se l'argomento vi può interessare, ci vediamo dopo la sigla. Come motociclista vulnerabile avrai due principali problemi legati ai punti ciechi, ossia i tuoi punti ciechi e quelli di altri automobilisti che potrebbero non controllare i loro. Una delle situazioni più pericolose in cui un motociclista può trovarsi è in una corsia che sta per essere occupata da un'auto, un SUV o un camion. Molti motociclisti trascorrono molto tempo nell'angolo cieco di un veicolo senza rendersi conto dei pericoli in cui si trovano. L'area non coperta dagli specchietti di un'auto, per esempio, o di un camion. Per vedere quest'area, un conducente deve fisicamente girare la testa per controllare cosa c'è nel suo punto cieco. Sfortunatamente, molti guidatori là fuori non si preoccupano minimamente di controllare i loro punti ciechi, usano solo gli specchietti prima di fare una svolta o un cambio di corsia. La mancanza di controlli sui punti ciechi rappresenta ogni anno, credetemi, molti incidenti sulle strade italiane e come motociclista non avrai un guscio d'acciaio per proteggerti. Come motociclista vulnerabile, occuparsi degli angoli ciechi degli altri veicoli è importantissimo quanto il tuo. Come motociclista sono sicuro che non vuoi essere in quello spazio quando quello stesso spazio sarà per essere occupato da un altro veicolo, magari molto pesante, un camion per esempio. La maggior parte dei veicoli a motore ha dei punti ciechi, come dicevo. I punti ciechi, noti anche come angoli ciechi o morti, blind spot, chiamati così, di un'auto o di una moto, sono zone inaccessibili al campo visivo del conducente, che quindi non ha una visione chiara e precisa di ciò che lo circonda, nonostante utilizzi uno specchietto retrovisore. Questo costituisce un grave pericolo che potrebbe causare degli incidenti nel caso iniziassimo un sorpasso nel sopraggiungere di un altro veicolo posizionato nell'angolo cieco oppure durante l'immissione in autostrada attraverso la famosissima corsia di accelerazione. Le zone degli angoli ciechi della moto variano a seconda della moto e dal tipo di specchietto utilizzati. Alcuni motociclisti, come me per esempio, utilizzano specchietti supplementari e ve ne ho già anche parlato per eliminare gli angoli ciechi. Ne esistono diversi tipi, con alloggiamenti in diversi punti della moto. Normalmente i punti ciechi nelle moto possono essere individuati sui lati e sul retro, così come vi faccio vedere nella figura 1. Per una maggiore sicurezza, ogni volta che si effettua un sorpasso o ci si mette su una strada principale attraverso, come dicevo prima, una corsia di accelerazione, si dovrebbero eseguire delle manovre indispensabili per ridurre l'angolo cieco. Ovviamente è indispensabile attivare l'indicatore di direzione, la freccia per intenderci,
guardare gli specchietti e facciamo sempre ruotare il capo per assicurarsi che nessuno prevenga dalla nostra sinistra. Ma ruotare il capo per controllare a volte si rileva molto pericoloso, ma semplicemente perché per qualche secondo non guardiamo la strada davanti a noi. Questa manovra viene considerata in alcune occasioni salvavita, in quanto ci permette di controllare quello che accade dietro di noi. Usiamo sempre il buonsenso quando ci giriamo per guardare, ma bisognerebbe farlo quando 1. Quando partiamo e ci mettiamo nel traffico, per esempio. 2. Quando svoltiamo a destra o a sinistra. 3. Quando sorpassiamo. 4. Quando cambiamo la corsia. 5. Quando rallentiamo. 6. Quando ci fermiamo. Fondamentale è conoscere gli angoli ciechi degli altri veicoli, molto importante, quando noi siamo in moto, in quanto è sempre bene conoscere se noi in moto siamo visibili o meno. Non sappiamo mai cosa potrebbe fare il conducente del veicolo che abbiamo di fronte o di fianco a noi. A volte è inevitabile essere nella zona cieca di un altro veicolo, ma se riusciamo ad uscirne e facciamolo in fretta ovviamente. L'angolo cieco di un'auto varia a seconda della marca, della grandezza e del tipo di specchietti che questa auto usa. La figura 2, che vi faccio vedere, ci mostra l'area colorata in rosso, che è quella più pericolosa per il motociclista, in quanto non siamo visibili per il conducente dell'auto, a meno che lui non si giri fisicamente per guardarci. Mentre le aree colorate in blu rappresentano un pericolo minore. Perché? Perché quell'area si basa sulla visione periferica del guidatore. Anche questa è una zona da evitare, anche se è meno pericolosa delle aree rossa dei punti ciechi, ovviamente sempre riferiti agli punti ciechi degli specchietti. I veicoli più grandi saranno generalmente interessati a punti ciechi più grandi. Le aree colorate in rosso indicano aree cieche in cui un camionista non ci può vedere dagli specchietti, perché la grandezza del veicolo non lo permette. Una regola generale dice che se non riesci a vedere il conducente, è probabile che il conducente non possa vederti, il che può essere pericoloso se il conducente intende cambiare la corsia. Nella figura 3 possiamo vedere quali sono le aree dove il camionista non può vederci. Generalmente sono collocate dai 3 ai 6 metri attorno alla cabina, all'abitacolo del conducente, la parte posteriore per circa 60 metri, gli angoli ciechi degli specchietti. Da notare che i punti ciechi su un camion sono molto più grandi rispetto a quelli di un'auto, in particolare il punto situato direttamente dietro il rimorchio. Ovviamente puoi immaginare quanto sarebbe facile per qualcosa di piccolo, come una moto, scomparire dietro al camion. La cosa migliore da fare per un biker, per un motociclista, è quella di mantenere una lunga distanza di sicurezza quando si guida dietro un camion. Inoltre, se un biker è troppo vicino alla parte posteriore del camion, non potrà vedere quello che succede davanti a lui, ovviamente. Anche se sembra scontato, e io non do niente per scontato, si consiglia vivamente di mantenere una buona distanza da tutti i veicoli, in particolare dai veicoli di grandi dimensioni, dove le possibilità che il conducente non ci possa vedere sono molto molto alte. Ora so cosa stai pensando tu del canale. Quando guido nel traffico intenso, è possibile non essere nell'angolo cieco di qualcuno? Cosa posso fare? Bene, quando si guida vicino ad un altro veicolo, un motociclista dovrebbe posizionarsi leggermente avanti oppure abbastanza indietro, in modo tale da poter essere facilmente visto dal conducente di quel veicolo.
La figura 4 mostra come un motociclista può passare attraversando l'angolo cieco di un altro veicolo. Quando il motociclista inizia il sorpasso della macchina, si allontana anche dalla fiancata della stessa, creando uno spazio di sicurezza tra la moto e l'auto. Così facendo si evita che una manovra improvvisa del conducente possa coinvolgere anche la moto. Dopo il sorpasso, il motociclista si posiziona sulla linea di viaggio, chiamiamolo così, e leggermente avanti alla macchina, in modo tale da poter essere visto dall'automobilista. Un errore comune che i motociclisti fanno è quello di cambiare involontariamente corsia entrando nel punto cieco di un altro veicolo. Nella figura 5 si può notare che se il pilota prende la traiettoria A, quindi il motociclista prende la traiettoria A, entra direttamente nel punto cieco dell'auto 1. Se quel conducente decide di cambiare corsia, il motociclista potrebbe essere coinvolto in un incidente. Perché? Perché non è visto dalla macchina. Si noti tuttavia che prendendo la traiettoria B, il motociclista rimane del tutto fuori dal punto cieco dell'auto numero 1. Inoltre, quando il motociclista si avvicina all'auto 2, rimane negli specchietti retrovisore il più a lungo possibile. Quando arriva il momento di superare l'auto 2, il motociclista si sposta sul lato sinistro della corsia, creando un'area di sicurezza. Dopo aver parlato dei punti ciechi degli altri veicoli, passiamo ai nostri e come sopperire a questi. Essendomi accorto in diversi viaggi che questi punti sono molto più pericolosi in moto che in auto, come avevo detto nel video precedente, ho provveduto montando un terzo specchietto retrovisore. L'ho montato sulla moto, sul parabrezza della moto, e quindi ho, risolto questo problema. Ma questo è un argomento che noi abbiamo trattato già in precedenza. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lo spero tantissimo perché è un argomento molto delicato. Vi ho agevolato mettendo anche dei disegni per far capire meglio questo concetto. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un like a questo video, che è il pollicione che voi, questo qua, pollicione, sì, questo pollicione qua, mettete like al mio video. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, ragazzi, dai, aiutatemi a arrivare ai 1000 iscritti. Per farlo è semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che voi vedete qua sotto, iscriviti, è scritta in rosso. Bene, a parte tutto questo ragazzi, grazie per il vostro supporto, grazie di tutto, e dopo questo video un po' pippone, come diceva il buon Francesco Cuccioletta, io vi lascio con il classico motto di Nico Cereghini, ovvero casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno e tanta prudenza. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!